Bene, buongiorno a tutti. Siamo nuovamente con grande piacere, ma senza retorica, con il professor Gianmatteo Corrias, che saluto. Buonasera, buonasera. Questa volta affrontiamo un tema diverso rispetto a quelli di cui abbiamo parlato negli incontri precedenti, e per chi diciamo non conoscesse ancora il professor Corrias, non sto a rimandare ai video precedenti, ma in sintesi appunto dico docente, finissimo latinista, specializzato alla Scuola degli Alti Studi di Parigi, profondo conoscitore dell'antica religiosità, diciamo dell'Occidente, in particolare perché ha scritto 2 volumi sulla antica religione dei Romani. Ed oggi vogliamo veramente affrontare un concetto che è decisivo, che è quello della concezione del divino. Però invece di farlo come, diciamo, lo faccio normalmente, anche partendo dai testi scritti e quindi partendo dalle descrizioni che gli antichi ci hanno dato del loro rapporto con i cosiddetti dei, oggi lo facciamo affrontando 2 questioni particolari che sono molto interessanti e che ci aiutano a capire effettivamente diverse cose, sia in relazione alla struttura del pensiero degli antichi, sia in relazione allo sviluppo. E quindi con il professor Corrias parleremo prima, diciamo, della periodizzazione storica dell'evoluzione del pensiero, e poi proprio della struttura cognitiva del pensiero degli antichi, così come ci viene presentato dalla psicolinguistica. Ora, sembrano concetti astratti, in realtà vi accorgerete che sono concetti estremamente concreti e che, se una volta interiorizzati, ci aiutano a capire anche la lettura di quei testi antichi da cui oggi però non, come dire, non traiamo direttamente spunto, ma proprio per scelta precisa, perché vogliamo fare un discorso di carattere generale. Io quindi comincerei dal discorso sulla periodizzazione storica. Sì, diciamo questo per avviare il nostro discorso, che ecco, a chiunque abbia tentato e a chiunque tenti di definire una periodizzazione generale della storia antica, non è sfuggito, e d'altra parte non può sfuggire, che esiste un preciso discrimine cronologico nel quale si sono prodotte tante e tali modificazioni a livello planetario in tutti gli ambiti significativi, culturale, religioso, persino artistico, economico, che davvero non si può evitare di stabilire quell'epoca come un vero e proprio spartiacque cronologico, rispetto al quale esiste un prima ed esiste un dopo. Per essere più precisi, si tratta di quell'arco cronologico che va dal IX al III secolo avanti Cristo e che ha il suo fulcro nel VI secolo avanti Cristo. Questa è un'epoca in cui, ripeto, a livello planetario, quindi ovunque nel mondo, in qualsiasi civiltà antica, e tra l'altro con una sorprendente sincronicità, si registra l'emergere di una serie di radicali innovazioni negli ambiti, come dicevo, più disparati, che possiamo, ora evidentemente in modo molto sintetico, schematizzare in questo modo. Ad esempio, si affermano, proprio in questo periodo, in tutto il mondo, delle formazioni imperiali di carattere universale o universalistico. Ad esempio, l'impero assiro, quello persiano nel vicino Oriente. Situazioni analoghe possono essere registrate anche in India o in Cina. In Grecia questo è il periodo in cui nasce la filosofia. A Roma, qui potrei dilungarmi davvero, però mi limiterò per ora a ricordare che la fine del VI secolo, più precisamente il 509 a.C., è l'anno in cui Roma abbandona il regime politico di carattere monarchico per avviare la storia della Respubblica, in seguito a una vera e propria rivoluzione delle elite aristocratiche cittadine. Contestualmente a Roma si verifica proprio in questo periodo anche una significativa rivoluzione culturale, perché è proprio anche da un punto di vista dei fatti religiosi,
è l'epoca in cui cade in assoluta obsolescenza l'antico Pantheon romano, e in particolare il vertice dell'antico Pantheon romano, che era la cosiddetta triade funzionale, quella costituita da Giove, Marte e Quirino, e al suo posto subentra al vertice appunto del Pantheon romano la cosiddetta triade capitolina, quella a cui fu dedicato il celebre tempio di Giove Capitolino, appunto Giove, Giunone e Minerva. Quindi significative trasformazioni sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista culturale. Si potrebbe registrare anche qualche evoluzione significativa dal punto di vista economico. È l'epoca in cui Roma inizia ad affacciarsi alla conquista, diciamo così, del mondo, con tutti i risvolti anche appunto economici che questo ha comportato. Ancora, sorgono singolari figure di innovatori religiosi. Di fatto si tratta di simboli personificati di tendenze generali nelle rispettive comunità, quali per esempio in Cina Confucio, in India Buddha, in Iran Zoroastro. E poi segnaliamo anche che in Israele questa è l'epoca in cui sorgono i grandi profeti etici, come per esempio Ezechiele, il deutero Isaia, i profeti dell'età esilica, che preparano la riforma teologica e culturale che poi si affermò in epoca post-esilica. Insomma, in sintesi, diciamo che tali evidenze sono talmente marcate che un filosofo tedesco, Karl Jaspers, in un saggio intitolato Origine e senso della storia, in riferimento a questo preciso discrimine cronologico, ha impiegato per la prima volta il felice termine Achsenzeit, che possiamo tradurre in italiano epoca assiale. Una categoria storiografica, ripeto, particolarmente felice, particolarmente efficace, perché evidenzia in maniera veramente efficace questa natura di spartiacque del periodo al quale ci stiamo riferendo. Ripeto, stiamo parlando di quell'arco temporale che va più o meno dal IX secolo al III secolo a.C., ma ripeto che ha il suo fulcro, il suo cardine nel VI secolo a.C. Quindi quello che è interessante è intanto l'esistenza di uno spartiacque che effettivamente è evidentissimo. La seconda cosa è la sincronicità, nel senso che questo spartiacque è distribuito, diciamo, sul pianeta, almeno sulle culture conosciute del pianeta. E quindi questo è veramente interessante. Poi quando citavi ovviamente Ezechiele, Deutero, Isaia, mi venivano in mente un sacco di cose da leggere, andare a prendere, ma abbiamo detto che oggi utilizziamo un metodo diverso. Ecco, ma per quanto riguarda quindi direttamente la storia delle religioni, ci sono degli elementi che possono essere utilizzati per individuare le differenze tra questi due periodi, quello pre-assiale e quello post-assiale? Assolutamente sì, certo. E questi elementi sono a tal punto evidenti e macroscopici che questa non è una novità dal punto di vista della storia delle religioni e neanche dell'antropologia culturale. Al punto che il grande antropologo Raffaele Pettazzoni, in riferimento a questa serie di modificazioni che si imposero a livello culturale, un po' in tutte le culture del mondo, distingue in maniera molto chiara tra religioni che egli chiama antiche e religioni moderne. La terminologia, diciamo, è piuttosto generica, però, nonostante tutto, marca molto bene l'idea di cui insomma ci stiamo occupando, quella cioè per cui esiste una differenza davvero strutturale, sostanziale, tra le religioni, come tu giustamente le hai definite, pre-assiali e quelle post-assiali. Cerchiamo di mettere in evidenza appunto quali sono questi elementi, cerchiamo di farlo in maniera appunto semplice e sintetica. Possiamo dire questo: le religioni moderne, post-assiali, che sono quelle da cui partirei perché sono forse quelle che ci sono più familiari, visto che la religione cristiana è una di queste religioni, una religione moderna, post-assiale, appaiono caratterizzate da questi aspetti. Sono religioni fideistiche, dogmatiche, etiche e soteriologiche, cioè, detto in maniera più semplice,
questi sistemi cultuali appaiono caratterizzati dall'esistenza di un nucleo di affermazioni dogmatiche e quindi di per sé assiomatiche, cioè indimostrabili, relative a una natura superiore, ecco, di carattere trascendente, di carattere metafisico. In relazione a questo nucleo di affermazioni dogmatiche, all'adepto è richiesto un atteggiamento che è quello della fede, quindi dell'adesione attraverso la fede. In più, la finalizzazione alla quale questi sistemi cultuali appaiono subordinati è di carattere soteriologico, cioè mirano a produrre la salvezza in un ordine appunto metafisico e comunque non immanente, legata proprio alla sfera individuale, cioè la salvezza è sempre una salvezza di carattere individuale. In più, a questo sistema che sto cercando di delineare, che si presenta come piuttosto articolato e complesso, è collegato anche un dispositivo di norme di carattere etico, di carattere morale, che discendono, ecco, dal fondamento dogmatico. Ora, le religioni invece preassiali, le religioni antiche, tra queste anche quelle di cui noi due ci occupiamo più direttamente, cioè la religione israelitica e quella romana, appaiono veramente agli antipodi. Intanto diciamo subito che non esiste alcun sistema dogmatico, alcun sistema di affermazioni di carattere teologico neppure, legate alle divinità nelle religioni antiche. Divinità che peraltro sono caratterizzate in senso smaccatamente, cioè evidentissimamente immanentistico. Sono divinità che hanno una personalità, un carattere, che hanno un temperamento, che vivono in mezzo alla comunità che rende loro culto e che esercitano il controllo su quella comunità in maniera diretta. Più precisamente possiamo anche affermare che, a partire da questa considerazione, quell'atteggiamento che prima richiamavo della fede nei confronti di queste affermazioni dogmatiche che caratterizzano le religioni post-assiali è completamente estraneo alla sensibilità dell'uomo antico e quindi è un concetto che non appartiene affatto ai sistemi cultuali arcaici. E questo è un aspetto molto interessante che è stato approfondito, per esempio, dall'antropologia. Penso in particolare a un antropologo che si chiama Needham, il quale ha messo in evidenza come il concetto verbale di fede, che tendenzialmente potrebbe essere frainteso dall'uomo contemporaneo come come dire, un impulso naturale legato proprio alla natura umana, in realtà è un costrutto culturale. E Needham in particolare lo collega all'imporsi dei dogmi cristiani dell'incarnazione e della redenzione. Sta di fatto che nella sensibilità degli uomini arcaici la fede è qualcosa di assolutamente privo di consistenza, non la si registra, non esiste. Oltre a questo, i dispositivi cultuali antichi, e quindi le religioni arcaiche, preassiali, appaiono subordinate in via assoluta all'organizzazione della vita della società in questa dimensione, nella dimensione dell'immanenza. E in particolare i dispositivi cultuali regolano i rapporti tra la parte umana della società e la parte divina della società, perché questa è un'altra caratteristica fondamentale delle religioni arcaiche. La divinità non è collocata in uno spazio metafisico, trascendente, distante, incommensurabile con quello dell'immanenza, ma vivono a strettissimo contatto con gli individui nella società umana. Quindi le religioni antiche servono fondamentalmente a regolare i rapporti evidentemente asimmetrici tra gli uomini e gli dei all'interno della civitas, avrebbero detto i romani. A completamento di queste osservazioni potremmo osservare che, per esempio, è del tutto estranea alla sensibilità religiosa antica la preoccupazione di una evangelizzazione, di una esportazione della fede o di una imposizione, diciamo così, della propria fede ad altre culture, ad altri popoli,
Così come è curioso osservare che nelle religioni antiche non si registri l'esistenza di una figura di fondatore. Quindi, diciamo così, per dire le cose in maniera ancora più diretta, in maniera ancora più chiara, le religioni arcaiche sono fondamentalmente dei dispositivi cultuali, ed il culto è proprio il fulcro di tutta la religiosità antica, di carattere fondamentalmente immanentistico, legalistico e funzionale alla regolazione dei rapporti tra gli uomini e le divinità nello spazio immanente di questo mondo. Questo è effettivamente interessantissimo. Interessantissimo perché, almeno per quel che mi riguarda, corrisponde esattamente a ciò che leggo in particolare nell'Antico Testamento, dove effettivamente tutto è immanente, no? Il concetto di premio, punizione, eccetera, tutto deve avvenire qui, e quindi questo è veramente un concetto che noi dovremmo avere molto molto chiaro. Tu l'hai espresso anche molto molto bene, proprio perché ci aiuta a capire qual è la mentalità antica. Io mi ricordo anche quando nel 2016 ho fatto l'incontro con i teologi, dove questi concetti, in particolare relazione alla mentalità semitica, sono venuti fuori, ma in modo esplicito. Ricordo il docente della facoltà di teologia dell'Italia del Nord, il quale diceva: nell'antica cultura semitica non esistono i concetti metafisici, cioè il concetto del trascendente, il concetto dell'onnipotente, dell'onnisciente, no? E quindi tutto è effettivamente molto concreto, e il tutto è ricondotto ad un rapporto rituale che nella Bibbia è richiamato costantemente, perché tutto doveva essere fatto assolutamente bene, esattamente così come era prescritto. E mi ricordo anche di averlo letto molto bene nei tuoi libri sull'antica religiosità romana. Ecco, ma ci sono per questo cambiamento, quindi tra le due epoche, ci sono delle ragioni storiche, culturali, che possono giustificare questo fatto? Sì, allora, la questione è molto ampia, però diciamo che sulle ragioni di questa rivoluzione assiale la critica storica si è esercitata variamente e diffusamente. Potremmo sintetizzare le diverse ipotesi, le diverse posizioni in questo modo. Si tratta davvero di paradigmi interpretativi piuttosto diversi gli uni dagli altri, e quindi diventa ancora più interessante soffermarci. Ad esempio, mi piace richiamare a questo proposito l'interpretazione che di questa rivoluzione di carattere assiale appunto ha dato una figura affascinante quanto controversa come quella di René Guénon, alfiere di un tradizionalismo di matrice metafisica, addirittura iniziatica, il quale interpreta questo discrimine storiografico, questo slittamento, questo passaggio assiale, alla luce della concezione degenerativa che della storia umana hanno elaborato sostanzialmente tutte le culture arcaiche, e che è molto ben sintetizzata, ad esempio, nella dottrina vedica del Manvantara, cosiddetta, cioè il ciclo cosmico, che coincide poi, diciamo pure alla lettera, con la dottrina delle ere metalliche elaborata nel mondo greco-romano. Si tratta di interpretare la storia umana come un ciclo degenerativo suddiviso in 4 periodi, in 4 fasi, che ad esempio la cultura greca e romana associa ognuna di esse ad un metallo. Un metallo via via che il ciclo evolve sempre meno prezioso. I metalli individuati per designare queste 4 fasi in Occidente sono 4, come è noto, questa è una teoria molto nota, sono l'oro, l'argento, il bronzo e il ferro. E il Manvantara presenta, con una terminologia differente, però questa stessa concezione fondamentalmente. Si tratta di un processo che registra progressivamente uno scadimento, in particolare delle possibilità sottili, uno scadimento qualitativo del genere umano e della storia umana, che progressivamente prevede l'affermarsi di considerazioni di carattere quantitativo, al punto che Guénon
In particolare in due suoi saggi che mi piace qui richiamare, sono uno La crisi del mondo moderno e l'altro Il regno della quantità e i segni dei tempi. Ecco, Guénon appunto designa questo scadimento qualitativo come appunto l'imporsi del regno della quantità. Alla luce di questa griglia interpretativa generale, la trasformazione assiale, la rivoluzione assiale che si è affermata nel VI secolo è interpretata appunto da René Guénon come un passaggio significativo appunto di carattere degenerativo interno alla quarta fase, l'età del ferro, oppure come la chiamano i testi vedici il Kali Yuga, che sarebbe appunto l'ultima fase del ciclo, quella nella quale noi oggi ci troveremmo a vivere. Potremmo però prescindere da considerazioni di questo tipo, mi rendo conto piuttosto peregrine, almeno per la sensibilità generale, e adottare il metodo di cui insomma tu sei un eccellente rappresentante, cioè il metodo del facciamo finta che i testi antichi ci abbiano raccontato qualcosa che ha effettivamente una corrispondenza storica, quindi una corrispondenza effettiva con i fatti storici. E quindi potremmo osservare che l'effetto prodotto dall'affermarsi di queste rivoluzioni, di questi sistemi culturali di carattere fideistico, di carattere dogmatico, è quello di un'interiorizzazione della norma, quindi di un'interiorizzazione del sistema di controllo che invece nelle religioni antiche era esercitato, diciamo pure fisicamente, da parte di individui o di gruppi egemonici, la cui presenza era effettiva all'interno delle società umane. E quindi potremmo anche ipotizzare che, come mi pare tu stesso abbia fatto, ora non ricordo se in qualche tua conferenza oppure se ne hai parlato anche in qualche tuo studio, si tratti dell'effetto di un cambiamento di strategia di controllo da parte di quei gruppi di cui nella Bibbia si parla come di Elohim o di Dei, come se ne parla nella religione romana, i Theoi, i Deva, insomma, potrebbe come trattarsi di una nuova strategia di controllo che non preveda, ecco, per dirlo in maniera molto chiara, la presenza fisica dei controllori sui controllati. Ma intanto ovviamente quando sento parlare del facciamo finta che mi viene un brividino per ovvi motivi, perché insomma è il metodo che ho dichiarato, è la scelta metodologica che ho dichiarato espressamente dal 2010, siamo nel 2022 e quindi in effetti sì, ricordi bene, ne ho parlato sia nelle conferenze sia in un libro che si intitola La Bibbia non è un libro sacro, dove ho dedicato un capitolo intero ad una ipotesi, cioè l'ipotesi di una costruzione di questi sistemi religiosi che anche qui, guarda caso, è avvenuta sincronicamente proprio nel periodo assiale, cioè nel periodo appunto in cui c'è questa discriminazione tra il precedente e il successivo, ed è avvenuta appunto nelle varie culture, quindi dal Medio Oriente all'Estremo Oriente. Quindi ovviamente si tratta di un'ipotesi che però tiene conto della concretezza anche del rapporto con le cosiddette divinità che tu hai ben evidenziato essere presente con qualità di assoluta immanenza nell'epoca pre-assiale. E questo è secondo me un concetto fondamentale. Però poi c'è l'altro aspetto al quale accennavo in apertura di colloquio, che è quello relativo alla psicolinguistica, che anche questa ha delle cose da dirci molto interessanti proprio in ordine alla evoluzione di questo tipo di pensiero, cioè del pensiero religioso e quindi della concezione del divino. Ci dici qualcosa di questo? Certo, certo, assolutamente. E questa è la questione sulla quale oggi specificamente vorrei appunto soffermarmi, perché la trovo davvero, davvero molto interessante e oltretutto molto utile anche appunto per affrontare il discorso sul quale sono incentrati i nostri studi. Ecco, la psicolinguistica e la linguistica storica possono effettivamente aprirci delle nuove vie di comprensione del fatto religioso arcaico.
Ecco, per fare questo vorrei servirmi dei risultati di uno studio molto valido, direi persino prezioso, che ormai risale agli anni 80, all'inizio degli anni 80, più precisamente al 1982, ed è il libro intitolato Oralità e scrittura, le tecnologie della parola di Walter Jackson Hong. Allora, per sintetizzare il contenuto di questo saggio e per insomma, sintetizzarne anche la tesi fondamentale, diciamo così, l'autore parte da una descrizione della psicodinamica dell'oralità per studiare quali conseguenze abbia provocato su di essa l'affermarsi della cultura scritta. Bisogna precisare che quando si parla di affermarsi della cultura scritta ci si riferisce a un utilizzo diffuso e pervasivo della scrittura, quindi non si può pensare alla pura e semplice invenzione della scrittura, all'introduzione di sistemi scrittori. Quindi, per essere ancora più precisi, dobbiamo riferirci a quei periodi che, per esempio, nella storia della cultura greca sono il VII secolo e nella storia della cultura latina è il III secolo. Quindi si tratta di verificare quando all'interno di ogni singola cultura si sia affermata la civiltà della scrittura, cioè la scrittura abbia iniziato a prendere piede come sistema di produzione linguistica, di produzione verbale pervasivo. VII secolo e III secolo siamo sempre all'interno di quell'età che abbiamo definito età assiale. Ecco, il VI secolo l'abbiamo individuato come fulcro, come età di mezzo, una sorta di cardine temporale. Allora, cosa ha verificato Hong nei suoi studi? E che cosa ci dice in questo saggio? Ci dice che, fondamentalmente, l'affermarsi della cultura scritta determina una vera e propria ristrutturazione cognitiva e crea addirittura le condizioni per la nascita del pensiero razionale, del pensiero astrattivo, analitico, sequenziale, capace di classificazione e capace di fornire dei percorsi di tipo esplicativo. Cioè, di fatto, per dirla in maniera semplice, l'introduzione della scrittura ridetermina le capacità cognitive delle società all'interno delle quali si impone, producendo quindi uno scarto in avanti, diciamo così, una significativa evoluzione rispetto alle dinamiche psicolinguistiche tipiche delle civiltà ad oralità primaria, che sono tutte le culture arcaiche fondamentalmente, le quali invece appaiono caratterizzate da una logica, ad esempio, di tipo contingente, addirittura situazionale, cioè una logica incapace di svincolarsi dal contesto di produzione linguistica e quindi di produzione del pensiero. Una logica, quella delle culture orali, di carattere denotativo, paratattico, cioè puramente accumulativo e sequenziale, di carattere aggregativo, quindi giustapositivo, è sempre ridondante. Questo è legato in particolare ai meccanismi di memorizzazione. È intuitivo che la memoria in una cultura di carattere orale avesse un ruolo molto più importante di quella che avrebbe avuto poi nella successiva civiltà scritta. Quindi ribadisco ancora questo concetto perché è quello fondamentale. L'introduzione della scrittura altera, produce un'evoluzione importantissima del sistema cognitivo nelle varie culture del mondo, appunto, in cui si afferma e quando si afferma. Allora, una fondamentale conferma di questo stato di cose è fornita, ad esempio, e qui entriamo proprio nelle dinamiche anche argomentative, nell'apparato argomentativo di questa tesi, che è una tesi, si capisce, dai risvolti molto importanti, molto profondi, e dalle conseguenze in un certo senso anche dirompenti. Dicevo, una conferma di questo stato di cose è fornita, ad esempio, dall'etnologia. E Hong riferisce in maniera piuttosto accurata e piuttosto dettagliata, ad esempio,
i risultati degli studi sperimentali, quindi studi condotti sul campo, da un etnologo russo che si chiamava Alexander Romanovich Luria, il quale negli anni 30 condusse una serie di esperimenti su delle comunità ad oralità primaria che vivevano in delle regioni particolarmente isolate dell'Uzbekistan. Quindi si tratta di esperimenti condotti su gruppi umani che non avevano mai avuto nessun contatto con la scrittura. Quindi si parla tecnicamente di civiltà ad oralità primaria. Ora vorrei citare il testo di Hong, perché ciò che emerge da questi studi, egli lo sintetizza in questo modo. Una moderata conoscenza della scrittura è sufficiente a creare grandissime differenze nei processi mentali. E dice ancora che una cultura orale semplicemente non riesce a pensare in termini di figure geometriche, categorie astratte, logica formale, definizioni o anche descrizioni inclusive o autoanalisi articolate che derivano tutte non semplicemente dal pensiero in sé, ma dal pensiero condizionato dalla scrittura. Ora, può essere interessante, a questo proposito, fare alcuni esempi, perché questi esperimenti, risalgono ormai insomma, a circa un secolo fa, sono davvero, davvero di un interesse fuori dal comune. Ad esempio, una domanda che Luria e la sua equipe ponevano a individui appartenenti a questi gruppi era questa: parla di te, forniscici una descrizione di te. Bene, quello che gli intervistati potevano produrre erano delle affermazioni di questo tipo. Io sono figlio di Tizio, mio padre faceva questo mestiere, anch'io faccio questo mestiere. Quindi si tratta di descrizioni di sé, autodefinizioni, che vertono tutte quante su aspetti puramente esterni alla descrizione della personalità dell'individuo. Questo è molto interessante. È molto interessante tornando a quello che in linea generale abbiamo detto prima, cioè queste sono culture incapaci di come dire, classificazioni analitiche, di esplicazioni di tipo categoriale. Oppure Posso ancora... interromperti un attimo? Questo certo. mi fa venire in mente, pensando già a quanto è difficile dare delle descrizioni di culture antiche quando ci hanno lasciato degli scritti, perché conosciamo molto bene tutti i problemi di interpretazione. Ma se poi ancora, quando leggo libri e libri e libri scritti su culture che di scritto non ci hanno lasciato nulla, e che quindi in effetti sono libri nei quali sono contenute delle teorizzazioni da parte di autori che ovviamente ricostruiscono il tutto, che so partendo dalla statuetta della donna con le cosce grandi, il seno grande e la pancia grande, e quindi ricostruiscono tutta una cultura con tutta una serie di significati che vanno ben oltre la concretezza alla quale tu fai riferimento. Beh, effettivamente mi viene in mente che si tratta veramente di una rivoluzione, cioè di un qualcosa, come dicevi tu prima, che è in grado di, questa interpretazione è in grado di stravolgere, perché ci richiama ad essere estremamente concreti. Sai, mi fai venire in mente quello che scrive Ludwig Wittgenstein a proposito del ramo d'oro di Fraser. Dice una cosa di questo tipo: le spiegazioni degli antropologi occidentali di queste culture arcaiche appaiono molto più primitive di quanto non siano gli oggetti del loro studio. E in effetti è proprio così, con l'aggravante, ecco, di questa teorizzazione ipertrofica a cui facevi riferimento tu. Ma per tornare, guarda, come dire, agli studi di Luria, sono davvero affascinanti. Un'altra domanda che l'equipe da lui guidata poneva a questi individui, a queste persone, era questa: che cos'è un albero, ad esempio, no? Quindi fornire la definizione di un oggetto comunissimo, come può essere un albero. Allora, le reazioni riferite dagli studiosi sono davvero, davvero molto interessanti, perché molti degli intervistati si sentivano addirittura offesi da una domanda di questo tipo.
in ogni caso non ne capivano il senso, e quelli di loro che hanno fornito una risposta, perché neppure rispondevano a una domanda di questo tipo, rispondevano indicando con il dito un albero. Ecco, questo è un albero. Ora, io qui penso anche alla mia esperienza professionale, questo è un piccolo esercizio che io faccio anche con i miei studenti, e do loro l'opportunità di verificare quanto sia difficile elaborare delle descrizioni che siano definitive, cioè delle definizioni. Definire un ente di realtà implica delle competenze analitiche talmente raffinate che noi tutti percepiamo la difficoltà di elaborare una definizione. Ed è paradossalmente, ma neanche tanto, è molto più difficile fornire una definizione di ciò che ricade costantemente sotto i nostri occhi, di ciò che è sempre, costantemente nell'arco della nostra esperienza, ad esempio quotidiana. Quindi, insomma, per richiamare quella sintesi che ho già letto di Luria, del suo lavoro di ricerca, una cultura orale semplicemente, lo ribadisco perché davvero trovo che sia importante, non riesce a pensare in termini di figure geometriche, categorie astratte, logica formale, definizioni o anche descrizioni inclusive o autoanalisi articolate. Un altro canale che Hong segue per fondare la sua tesi è quello degli studi di linguistica storica, e con particolare riferimento agli studi condotti da illustri linguisti, illustri classicisti sulla lingua greca classica, ad esempio la lingua di Omero e la lingua di Esiodo. E qui può essere molto interessante, ad esempio, citare un saggio di Eric Havelock, grande classicista, studioso del greco omerico e dei poemi omerici, il quale in un capitolo di un suo celebre saggio che si intitola Diche, la nascita della coscienza, si occupa di studiare tutte le occorrenze del verbo essere nei poemi omerici e nei testi di Esiodo. Quindi stiamo parlando di due autori che si collocano evidentemente prima dell'affermarsi della cultura scritta, quindi in piena epoca pre-assiale. E che cosa ha verificato Havelock nei suoi studi? Ha verificato una cosa che per noi è davvero sorprendente, cioè il verbo essere in Omero e in Esiodo viene impiegato sempre con funzione predicativa, mai invece con funzione copulativa. Mi spiego meglio. Il verbo essere svolge funzione copulativa quando, ad esempio, è impiegato in quel particolare costrutto logico che si chiama predicato nominale. Predicato nominale, ad esempio, Alice è alta. In questo caso la predicazione, cioè l'affermazione, non è affidata alla voce verbale essere, ma è affidata a una forma nominale, in questo caso un aggettivo, alta. Il verbo essere, in un costrutto come questo, serve semplicemente a copulare, cioè a collegare il soggetto dell'enunciato con quello che si chiama in analisi logica nome del predicato. Quindi si capisce che la funzione copulativa implica un livello di astrazione, di sistemazione categoriale astrattiva piuttosto elevato e piuttosto raffinato. Ebbene, questa particolare funzione del verbo essere non ricorre mai nei testi greci antichi. E invece il verbo essere viene utilizzato semplicemente e sempre con funzione predicativa, ripeto, cioè per affermare uno stato di realtà, e ad esempio per indicare uno stato, per indicare una condizione in cui si trova il soggetto, ovvero per indicare una presenza nello spazio o nel tempo. Ecco, anche questo che può sembrare un dettaglio, ma che in realtà è un elemento preziosissimo per corroborare il discorso che stiamo cercando di tratteggiare nella nostra conversazione odierna. Ecco, questa peculiarità logico-sintattica che è stata studiata nel greco, ma che possiamo comprendere facilmente, doveva caratterizzare tutte quante le lingue arcaiche, tradotta in termini funzionali, significa in concreto che il greco arcaico, e direi in generale tutte le lingue arcaiche, è totalmente incapace di astrazioni. E direi che è persino incapace di concettualizzazioni in senso stretto, in senso tecnico.
e appare invece legato in modo esclusivo appunto alla descrizione situazionale di alcuni stati di realtà. Allora, per confermare, diciamo così, l'estensione a livello planetario, perché da qui siamo partiti, cioè la rivoluzione assiale è una rivoluzione che non riguarda soltanto le culture più vicine a noi, ma può essere registrata, ed è stata di fatto registrata in tutte le civiltà del mondo. Si può fare qualche utilissimo, interessante riferimento, ad esempio, alla distante da noi, ma non per questo meno affascinante, cultura cinese. In particolare si può citare quella che è stata definita dagli storici della filosofia cinese rivoluzione della scrittura, guarda caso, una rivoluzione che si è verificata in Cina subito dopo la rivoluzione etica imposta dal confucianesimo. Anche questa è una coincidenza interessante, vero? L'abbiamo citato prima, Confucio come fondatore di una delle grandi religioni etiche dell'umanità. Siamo nel corso del V secolo, quando, in seguito a una rivoluzione sociale che portò una classe subalterna, che era la classe degli Shi, a imporsi sull'aristocrazia tradizionale, usurpando all'aristocrazia tradizionale l'uso della scrittura, la competenza della scrittura. Ecco, da qui nasce una vera e propria scuola logica, che non a caso poi diventa il bersaglio degli strali polemici di uno dei grandi testi del taoismo, che è lo Zhuangzi. Insomma, in definitiva, per fare anche un pochino il punto in sintesi del discorso che stiamo cercando di fare, questa rideterminazione logico-cognitiva che è stata avviata dall'imporsi della cultura scritta nelle varie regioni del mondo è a tutti gli effetti inquadrabile come uno degli aspetti più significativi di quella rivoluzione assiale che le differenti culture del mondo conobbero in quel periodo di cui estremi cronologici abbiamo indicato prima, ma che ha nel VI secolo avanti Cristo appunto il suo fulcro e il suo cardine. Certo, io devo dire ovviamente questo è un pensiero mio, ma a me ha sempre dato l'idea, cioè vista la sincronicità di questa diffusione di un qualcosa di organizzato, ma non entriamo nel merito di questo discorso. C'è una cosa però che come dire, mi spinge dal di dentro e non posso tacerla perché mi scappa. E quando tu parlavi appunto del concetto del verbo essere, io ho detto all'inizio non facciamo letture bibliche, eccetera, però non posso fare a meno di pensare alla famosissima frase Ehyeh Asher Ehyeh, che è la frase che Yahweh ha detto a Mosè in risposta ad una domanda che pareva, diciamo, teoricamente, quantomeno illogica, se rivolta a Dio. Quando Mosè gli chiede nell'Esodo, ma tu chi sei? Qual è il tuo nome perché io lo devo dire al popolo? E lui gli dice Aie, Eie, Asher Eie. Ora, questa è una frase che è stata tradotta, ti garantisco, ma poi lo conosci, lo sai bene anche tu, dagli esegeti, dico quelli ufficiali, accademici, in tutti i modi possibili e immaginabili. Io sono colui che sono, io sono colui che è, io sono l'essere, io sarò colui che sono, io sarò colui che ero. Veramente in tutti i modi possibili e immaginabili, ma sempre con una caratteristica fondamentale, dando a questo verbo essere un valore assoluto, proprio quello che tu dicevi, non essere presente nella cultura preassiale, neanche negli autori come Omero e Esiodo, cioè perché essere era sempre utilizzato in funzione predicativa, mai con funzione assoluta. E io in effetti ho sempre detto che questo Ehyeh, Asher Ehyeh non aveva nessun valore assoluto, tanto meno in termini metafisici, ma secondo me, ovviamente, per quel che può valere il mio pensiero, era la risposta che un altissimo capo diceva al suo comandante in campo che gli dice tu chi sei? E lui gli risponde dicendo io sono quello che sono, non preoccuparti, tu esegui i miei ordini e andiamo d'accordo così. E quindi questo veramente, cioè nella banalizzazione di questa mia, chiamiamola interpretazione, però mi ritrovo perfettamente nel fatto che in queste culture preassiali, come quella appunto semitica del tempo dell'Esodo, sicuramente il verbo essere neppure lì
come hai detto tu in Omero e Esiodo, aveva un valore assoluto, ma semmai appunto aveva sempre un valore predicativo. Quindi però tutto questo ha ovviamente delle ricadute, no? Sulla percezione del divino, ovviamente in relazione soprattutto a queste culture che, come tu le definisci, di oralità primaria, no? Immagino. Certo, ora possiamo chiudere il cerchio, perché ovviamente questa esposizione che io ho ora prodotto ci riporta d'impeto alla questione della fondamentale differenza che esiste tra le religioni pre-assiali e le religioni moderne, post-assiali. E ci fornisce anche un ulteriore, mi pare piuttosto efficace, strumento di analisi. Perché se è vero che le culture arcaiche sono effettivamente caratterizzate da quell'incapacità cognitiva strutturale di cui parlavamo prima, cito ancora il testo di Hong, pensare in termini di categorie astratte, logica formale, definizioni o anche descrizioni inclusive o autoanalisi articolate, che derivano tutte non semplicemente dal pensiero in sé, ma dal pensiero condizionato dalla scrittura, allora io credo che diventi lecita la domanda, allora come si può anche soltanto immaginare che quelle culture arcaiche, pre-assiali, abbiano concepito l'idea di una divinità trascendente, di una divinità assoluta, infinita, eterna, onnipotente, onnipresente, eccetera. Cioè, come si può pensare, se è vero quello che la psicolinguistica ha dimostrato, e lo ha dimostrato su base scientifica, direi, che le culture arcaiche siano state capaci di una tematizzazione di carattere astrattivo tale per cui avrebbero addirittura prodotto un'intera dimensione altra rispetto a quella dell'immanenza, cioè quella che in filosofia si definisce trascendenza. Però io direi che questo basta, a mio avviso, ad esempio, a destrutturare e a privare del tutto di fondamento approcci al fatto religioso che pure sono stati prodotti in abbondanza, al fatto religioso arcaico, intendo dire, come quelli, ad esempio, di autori quali Mircea Eliade, autore che egli piuttosto controverso, però molto noto, autore di un importante, monumentale trattato di storia delle religioni, il quale, ad esempio, afferma proprio nei primi capitoli del suo trattato che l'umanità avrebbe elaborato il senso della trascendenza proprio a partire dal momento in cui l'uomo si sarebbe alzato in piedi, acquisendo la posizione eretta e per la prima volta avrebbe osservato il cielo, si sarebbe confrontato, dice Eliade, con la alterità del cielo. E questo avrebbe prodotto in lui una serie di trasformazioni interiori che supponiamo di carattere addirittura spirituale, e da questo sarebbe nato nell'uomo, nell'essere umano, il senso della trascendenza. Mi viene in mente anche la teoria proposta e difesa da un antropologo culturale cattolico, il cardinale Julien Ries, il quale nella sua vasta produzione si occupa di dimostrare quest'altra tesi invece, e cioè che niente meno che l'Homo habilis, addirittura 2 milioni di anni fa, avrebbe per la prima volta aperto la propria porta interiore al senso della trascendenza. Perché? Perché, questo è vero, sono state trovate tracce di culti mortuari, di culti funebri, appunto associabili alle culture dell'Homo habilis, il quale colorava con l'ocra rossa i crani dei suoi defunti. Quindi questi primi indizi di culti funerari segnalerebbero agli occhi di questi antropologi di scuola cattolica, diciamo così, l'idea per cui già in un'epoca così alta, così straordinariamente alta, non si può parlare ancora neanche di esseri umani probabilmente, ecco, l'umanità avrebbe elaborato il senso della trascendenza. Ora, io richiamerei appunto un atteggiamento di, insomma, una certa cautela a questo proposito, e terrei comunque conto di quello di cui siamo andati oggi parlando, perché qui abbiamo a che fare con delle evidenze tali
per cui insomma diventa imprescindibile un atteggiamento che sia piuttosto prudente davanti a ipotesi che possono affascinare, possono gratificare da un certo punto di vista, ma che sicuramente risultano difficilmente difendibili da un punto di vista scientifico. Ecco. Guarda, questo che hai appena detto mi ha fatto tornare in mente i due video che ho appena fatto con il professor Marco Ragusa sulla evoluzione, quindi diciamo proprio dalla posizione scimmiesca alla posizione eretta, e pensare che questa, nel modo in cui, con tutti i dubbi, con tutte le domande che questa pone, che sono venute fuori in quei due video, abbia portato alla formazione nell'uomo di un concetto capace, come dici tu, no? Di portare, tu dici come si può pensare assolutamente che queste culture di oralità primaria, ma addirittura in questo caso a queste preculture come quelle dell'Homo habilis siano riuscite ad elaborare l'idea della trascendenza, è veramente un qualcosa che è di difficilissima spiegazione. Io la ritengo quasi un atto fideistico, perché dal punto di vista scientifico effettivamente mi pare che ci sia ben poco da dire a riprova di queste affermazioni. Quindi questa tua domanda che hai fatto, come si può pensare che abbiano soltanto potuto avere la capacità di elaborare concetti del genere, vista qual era la caratteristica che questa psicolinguistica ci ha chiaramente descritto, e visto anche questo spartiacque che abbiamo visto nella prima parte del discorso di queste epoche assiali, quindi la pre e la post, direi che effettivamente la miglior chiusura è quella che hai fatto tu. Insomma, dobbiamo essere molto molto cauti e sempre più con mente aperta avvicinarci a quello che ovviamente viene utilizzato per costruire poi le religioni. Non a caso tu hai citato autori di estrazione cattolica, proprio per capire che effettivamente le cose possono essere, diciamo, molto 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 diverse da quelle che ci sono state raccontate. Avremo sicuramente modo di tornare sull'argomento. Io spero, anzi sono certo, perché gli amici che ascoltano questi video, come dire, sono capaci di un'attenzione e di un'analisi, perché hanno il desiderio veramente di capire, e quindi sono certo che tutti hanno colto la concretezza delle conseguenze delle cose che tu hai detto, che teoricamente potrebbero apparire concetti solamente astratti, in realtà sono di una concretezza straordinaria potenzialmente per capire che cosa ci è successo, che cosa è successo nelle nostre menti e come forse potrebbe essere avvenuto. Io ringrazio il professor Corrias, sicuramente lo sai, noi ci reincontreremo e quindi ti saluto, poi salutiamo ovviamente tutti quelli che ci hanno ascoltato e quindi a loro do appuntamento alla prossima volta. Prego. Saluto tutti, vi ringrazio per la pazienza. Vorrei chiudere con Manzoni, che alla fine dei Promessi Sposi dice: ho cercato di fare del mio meglio per scrivere una bella storia e se sono riuscito ad annoiarvi, credetemi che non si è fatto apposta. Fantastico, ma non hai annoiato nessuno. Ciao, grazie, un saluto a tutti. Ciao ciao. Ciao.